Allora, oggi buongiorno a tutti, ciao, benvenuti, ben ritrovati. Per chi mi conosce sa che io amo pasticciare un po' su molti fronti creativi. Uno di quelli è appunto la bigiotteria, quindi realizzare dei bracciali, delle collane in vari modi, con varie tecniche. Oggi vorrei proporvi questi braccialetti che sono, oddio, facili da fare. Bisogna avere dei componenti che sono quelli che adesso vi mostrerò e un po' di pazienza. Ecco, un po' di pazienza, sicuramente ci va pazienza. Però visto e considerato che io ogni tanto faccio delle uscite sul nostro gruppo creando con gioiose creazioni e mostro quello che sto pasticciando e alcune appunto mi hanno chiesto di realizzare il tutorial, anzi mi hanno più volte chiesto di realizzarlo, io lo lasciavo sempre da parte perché poi mi sono arrivate delle richieste proprio del bracciale finito e quindi non riuscivo mai a farvi il tutorial e adesso è arrivato il momento. Quindi per chi vuole realizzare questo braccialetto con le perline in vetro, sono in vetro, non sono in plastica, tila si chiamano, lo faremo insieme. Allora, quello che occorre per realizzare questo braccialetto sono vari componenti che potete trovare anche su Amazon, li potete trovare nei negozi di bigiotteria, di minuteria per bigiotteria, ce ne sono tanti online, quindi basterà digitare, mettere su il nome della perlina che a voi occorre e riuscite a trovare quello che vi serve. Allora, se io ho dei link ve li metto, ok, per aiutarvi un po' a destreggiarvi. Quello che andiamo a fare adesso è, si può dire, la copia di questo bracciale, però l'amica che me l'ha richiesto non vuole la perlina nera, ma la vorrebbe bianca, quindi andiamo a farlo insieme questo tipo di bracciale qua, che poi basta cambiare i colori, la disposizione e diventano tutti diversi, però è proprio bello, no? Divertirsi a farli. Più che altro quello che serve a voi non è tanto tra l'altro rimane morbidissimo e piacevolissimo da indossare, è veramente piacevole. Non è tanto il seguirmi su come io posiziono queste perline, ma è perché poi va alla vostra fantasia e ai componenti che voi avete, ma più che altro l'inizio e la fine che sono basilari, perché io qui non lo faccio con un elastico, che sarebbe molto più semplice, è troppo facile, no, per Marina farlo con l'elastico. Io ve lo faccio in modo proprio molto più, se vogliamo, complesso. Non lo è adesso che ve lo mostrerò, però sicuramente molto più carino, è un qualcosa che vi durerà moltissimo se fate attenzione a tutti i passaggi. Sono certa che voi lo farete, dovete aver pazienza, però pazienza, perché altrimenti non ci si riesce, perché dobbiamo usare due aghi. Si potrebbe fare anche semplicemente senza ago, ma ve li consiglio anche se ci faranno dannare perché il filo uscirà dal lago, ma ci serviranno. Ci serviranno delle perline microscopiche, quindi qui va di una buona vista e i miei occhialoni servono benissimo. Allora, possiamo usare tranquillamente sia le Miyuki Rokyle. Io sto usando queste qui, non sono quelle, sì, sono queste, le 11.0. Allora, aspettate che qui, queste sono le Rokyle 11.0, sono galvanizzate. Che cosa vuol dire? Che il colore di vetro, ovviamente sono minuscole, il colore di queste perline non va via, ok? E già, ok. Possiamo utilizzare appunto sia le Miyuki Rokais 11.0
come anche le Delica, scusate la bella molletta che tiene fermo, perché sono preziosissime queste Delica, perché costano abbastanza, quindi che sono sempre galvanizzate. Io le ho color argento. Che differenza c'è tra le Delica e le Rockail? Allora, le Delica sono leggermente, vediamo se riesco, ok, questa è la Rockail, quindi arrotondata, questa invece è tubolare. Vedi, questa è tubolare, questa è arrotondata. L'effetto è molto simile. Qui potrete vedere l'effetto delle, queste qui sono le Delica e queste qui sono le Rockail, ok? Questa è la differenza. Ok, io userò le Rockail in questo braccialetto, ma ripeto, voi potete utilizzare quello che desiderate. Poi vi servono le tila, ovviamente. Le tila, allora, le tila sono così, sono quadrate, sono in vetro, ovviamente, hanno due fori, vedete, uno da una parte e uno dall'altra, e ci sono in varie tonalità, quelle placate oro, quelle placate argento, che adesso le ho tolte, comunque sia, va bene. Guarda, dovrei averne una qui, questa è placata argento e di diverse misure. Poi ci sono le Picasso, che sono queste qui, che sono le Picasso, sono più piccoline e sono particolari come perline, sono particolari. Io l'avevo scelta in rosa, ma ci sono tantissime colorazioni, proprio tante tante, e qui dipende appunto da voi, dai colori che volete scegliere. Quindi servono, adesso vedrete che qui ci serviranno uno e due colori per quanto riguarda i colori appunto. Quindi io qui metterò la tila bianca, qui metterò invece la tila Picasso e poi metteremo le Delica come divisorio tra una e l'altra a seconda della fantasia, ok? Ci serviranno poi dei diciamo distanziatori, chiamiamoli così, distanziatori, comunque sia un qualcosa che dia un po' più di spicco. E in questo caso io qui l'avevo realizzato in argento, quindi con la placatura in argento, la farò in oro, quindi anziché argento lo voglio fare in oro e avrò le due, vedete, le tila in diversa misura. Sono sempre in vetro, ok? Sono sempre in vetro. Poi cosa ci occorre per iniziare? Il filo, quindi i componenti sono quelli, niente di che. Il filo da pesca, io l'ho scelto molto piccolo, ma credetemi è tostissimo, è uno 0,2 come dimensione, 0,2, ma va bene anche lo 0, il 2,5, cioè va bene anche un leggermente più grosso. 0,2 perché? Perché innanzitutto mi rimane così morbido e quindi lo preferisco. Faremo dei passaggi in più per la chiusura, proprio per essere sicuri che sia sicuro non si rompe, perché non si rompe, ma poi più che altro perché dobbiamo fare più passaggi e di conseguenza il filo non deve essere troppo spesso, altrimenti abbiamo difficoltà a passare più volte dentro la stessa perlina. Quindi il filo, i due aghi con la pancia, come dico io, cioè con questa fessura interna, o se avete degli altri aghi va benissimo, basta, l'importante è poter riuscire ad infilare il nostro filo nelle perline. Poi ci occorrono ovviamente delle pinze, qualsiasi pinza, perché dobbiamo aprire e chiudere degli anellini. Poi ovviamente ci occorre un moschettone, due anelli. Questi anelli qui io li ho scelti
sono sempre senza nickel, senza piombo, ovviamente. Io sono allergica, quindi ecco, qui siamo a un 8 di diametro ed è bello cicciottino perché è spesso 1 millimetro. Ok, quindi li ho scelti belli tosti proprio per dare garanzia al nostro bracciale di tenuta. Ok, un pezzettino di catena, io ho scelto questa che ha degli anelli rotondi in modo tale da poterci agganciare, e poi eventualmente come finale quello che avete, un cuoricino o quant'altro, che monteremo con un chiodino a pallina, con sotto a pallina. E vediamo un po' se qui non ce l'ho più. Ok, dobbiamo dare questo effetto, ok? E vi mostrerò come farlo. Niente, non penso di aver dimenticato. Se ho dimenticato qualcosa ve lo mostrerò nel frattempo. Andiamo quindi al tutorial. Prima cosa tagliamo il nostro filo. Io taglio normalmente circa 70 centimetri perché poi lo metto dopo e ho bisogno poi di spazio per chiudere il mio bracciale, quindi preferisco avere più filo. Quindi ho circa 70 centimetri di filo e andiamo a inserire il nostro ago. Voi scegliete l'ago che volete, io preferisco questo, anche se mi scappa sovente. Preferisco questo perché è molto flessibile e quindi riesco a fare un po' i giochetti che voglio, in poche parole. Lo preferisco, però mi scappa molto e più volte il filo, ok? Quindi diciamo un ago per bigiotteria va benissimo. Quando abbiamo infilato gli aghi, uno da ogni parte, quindi abbiamo il primo lato e il secondo, ok? Si vede pochissimo perché è un filo di capello proprio. Ok, quando abbiamo infilato entrambi i lati, abbiamo inserito il nostro ago, andiamo a prendere, ecco, una cosa che io non vi ho citato prima. Sono dei terminali. Praticamente, ok, non so se, ecco, sono dei terminali a forma di cavallo, hanno dei fori da una parte e dall'altra, dove noi faremo passare il nostro filo per poi rientrare dalla parte opposta. Questo serve per proteggere il filo dall'usura e quindi è molto importante. Questo forse è la parte più importante, ok? Quindi andiamo ora, togliamo il braccialetto, ok, e anche questo. Andiamo ora a inserire il nostro ago da una parte nel primo foro e lo facciamo passare dall'altra parte. Ora prendi l'altro ago, li metti insieme e tiri giù. Praticamente adesso ce l'hai in centro. Ti sfuggirà più di una volta dal centro, però adesso in questo momento è al centro. Andiamo a bloccarlo però il terminale, quindi con l'ago di destra prendi la perlina, in questo caso è una delica, e incrocia gli aghi uno sull'altro in modo tale da fare questo. Dobbiamo incrociare gli aghi e farli passare. Questo mi va a destra e questo mi va a sinistra. Prendi i due aghi insieme e porti giù la nostra delica. Ok. Ok? Quindi fermati un secondo. Mettiamo il nostro anellino di congiunzione, quindi teniamo da una parte, qualsiasi pinza va bene, come vedi io ne sto usando due di diverso tipo, e apriamo l'anellino in questo modo. Inseriamo il nostro
gancio che abbiamo provato, mi raccomando prodotti almeno senza nickel, senza piombo e senza cadmio, e lo inseriamo nel nostro terminale. Andiamo a chiuderlo. Perché lo metto subito? Innanzitutto perché mi fa da contrappeso, ma più che altro perché così io posso misurare, magari chiudilo meglio, posso misurare meglio il bracciale, perché io devo fare un 16 centimetri, quindi così ho già l'idea di quanto mi prende come misura. Benissimo. Ok, andiamo a riprendere i nostri due aghi. Adesso me li rimetto bene. Perfetto, vediamo se di nuovo è al centro. Sì. Allora, adesso si parte. Parte destra, delica. Parte sinistra, delica. Se vuoi puoi anche tirare giù. Ok. Vediamo quante volte mi scapperà l'ago, così ridiamo insieme. Normalmente un bel po' di volte. Allora, adesso cosa faccio? Vado a prendere una mia tela d'oro. Visto che è piaciuto questo modello, cerchiamo di riproporlo. Ecco, allora, adesso me li tengo così non sto a fare sempre su e giù, e poi vado a inserire una delica da una parte e una dall'altra. Poi cosa inserisco? Adesso diventa tutto una cosa facilissima, no? Perché inseriamo una delica Picasso, scusa, una tela Picasso, poi una delica e una delica. Adesso inseriamo una tela bianca. Come vedi, adesso è solo più un assemblaggio, cioè, e va alla tua fantasia. Era più che altro l'inizio e sarà poi la fine. Continuo così, quindi adesso ho messo quella bianca, adesso metterò una Picasso e vado avanti a distanziare sempre con le delica. Dopo aver messo la Picasso mettiamone una oro piccolina, così da cambiare un po'. Poi mettiamo una Picasso senza distanziatore, anzi ne mettiamo due, e chiudo con una oro. Riprendo le mie delica, quindi una e una, e a questo punto io ci metterei una bianca. E direi che così ho fatto la sequenza, perché ora cosa faccio? Ritorno a mettere uno e due, due, e a questo punto quasi quasi qui però ci metterei una oro, perché comunque dà un bel colore. Una oro la mettiamo, ecco, quando non ci sta tirate giù qualcosa, più che altro perché li tengo sul lago, perché così lo vedo meglio, no? Vedo meglio come sta venendo.
Poi a questo punto distanzio di nuovo. Ok, avete comunque capito, no? Come adesso vai a fantasia a seconda di come ti piace e come viene. Quando ne hai troppe tiri giù dai 2 aghi e lo porti verso il moschettone. Adesso si è intripolato. Benissimo. Ah, ho capito. Talmente sottile che tutto può succedere, quindi preparatevi. Eccolo qua. Ok. E andiamo avanti così. Quindi qui non ho nient'altro da spiegarvi perché qui è un assemblaggio, quindi praticamente diversificatelo, può essere anche tutto diverso in base ai vostri gusti e a come vi sembra che stia venendo. Quindi andate avanti a completare la misura del vostro braccialetto e ci troviamo quando anch'io ci sono arrivata, vi faccio vedere come finire. Ok, io ho fatto la mia sequenza di perline come vi ho mostrato. Adesso quello che dovete fare è, sono arrivata alla misura che mi interessa, prendere i 2 aghi e finite con le 2 delica, poi prendete una delica e andiamo a infilarlo prima in un ago, poi nell'altro e facciamo passare i 2 aghi al contrario, quindi uno va sulla destra e uno va sulla sinistra, lo incrociamo in poche parole e tiriamo giù. Ok, quello che dobbiamo fare adesso è mettere di nuovo il terminale. Mentre all'inizio è bastato un giro perché il filo è robustissimo e di conseguenza è ben ancorato al terminale e abbiamo lavorato tutte le perline, il finale invece dobbiamo passare più volte e quindi ora vi spiego come. Portate molta attenzione, pazienza e attenzione. Inserite un ago soltanto, l'altro vedi l'ho lasciato lì, un ago soltanto prima da un lato del mio terminale, faccio girare il mio filo e rientro nel lato opposto. Passo e lo posiziono sopra alla mia piccola perlina delica. In questo modo. Lui deve andare in questo modo qua, quindi con il filo che ho agganciato entrerò nella perlina quella centrale. Adesso ti faccio vedere tirandolo su, questa. Aspetta, lo tiro su che è meglio. Ok, metti bene il terminale in posizione e passa in mezzo alla perlina, quella centrale, questa. Lo fai passare dalla parte opposta. In questo modo. Ora cosa fai? Ritorni di nuovo dentro al terminale, prima da una parte e poi dall'altra. Ripassi di nuovo in quella centrale. Per metterlo a vostro favore, che lo metto a mio sfavore, ok? E a questo punto io devo passare in questa perlina e scendere così. Quando ci troviamo in questo punto, anche più giù se volete, facciamo 3 nodini, quindi entro da dietro, passo il filo e faccio il primo nodino, poi entro, non vi preoccupate se adesso è morbido ma poi lo tiriamo dalla parte opposta,
e 2 e 3. Ok, che ovviamente l'altro non è ancora ben ancorato e di conseguenza, ecco, adesso dovete tirare, poi lo ancoreremo meglio. Ora andiamo giù e facciamo la stessa cosa il nodino passa all'interno, ecco perché il filo così sottile, lo so, sarebbe più facile con un filo più spesso, ma c'è bisogno proprio di fare un lavorino un po' certosinico qua. Lo posizioni bene, ok, e fai il primo nodo, il secondo, ecco, ovviamente questo capita e capiterà, quindi se non hai pazienza non puoi fare questi bracciali perché ce ne va proprio tanta, ma noi di pazienza ne abbiamo, giusto? Quindi ritorniamo a fare il secondo, ok, e il terzo. È sufficiente, però io vado ancora giù e ne faccio ancora uno qua sotto, attenta che si, ok, bene, siamo sopra la perlina, quindi andiamo a fare il nodino sopra. Uno, due, e 3. Ok, passiamo dentro così da tirare, ecco, il nodino all'interno e passo ancora proprio per sicurezza e posso tirar via, tagliare questo filo da questa parte. Adesso prendiamo l'altro ago, ok, che esce da questa parte, vedi? Esce da questa perlina. Entriamo dentro il terminale. Deve essere un bracciale che duri, perché altrimenti non serve. E passiamo dalla parte opposta. Ora entriamo nella perlina centrale, così. Ok, filo ben tirato, entriamo in questa perlina e scendiamo giù, ok, come abbiamo fatto dall'altra parte lo facciamo anche di qua, così è veramente bloccato e sicuro. Ok, sono sempre 3 i nodini,
ed ecco qua. Allora, a questo punto abbiamo finito il nostro bracciale, che è davvero molto molto sicuro, ma dobbiamo mettere l'anellino di congiunzione da questa parte e un pezzettino di catenella che serva come, diciamo, per farlo slittare un pochino in caso avessimo bisogno. Un giorno magari lo vogliamo più aderente, l'altro giorno un po' meno aderente, quindi io metterei una catenella, altrimenti potete terminarla semplicemente con un anellino che sia robusto, mi raccomando, e questo è da 1 mm, quindi è bello robusto. Quindi io inserisco l'anellino, poi inserisco il mio pezzettino di catenella, chiudo in modo più sicuro e più chiuso possibile. Assicurati. Perfetto. A questo punto, visto che qui abbiamo già i 16 centimetri richiesti, e anzi ne abbiamo anche di più, compreso l'anellino ne abbiamo 17, quindi metterò pochissime catenelle, ne metterò 1 2 3 4 5, ne metterò 7. Ecco, mi fermo qua, quindi apro, ecco, perché abbiamo già sforato di 1 centimetro. Ok, vedi, così è perfetto. Però se la persona che me l'ha richiesto lo vuole leggermente più lungo, lo potrà fare. Allora adesso, per chi vuole, faccio vedere come inserire un charms. Allora, visto che stiamo facendo un bracciale che ha una certa qualità, perché qui stiamo parlando non di plastica ma di vetro, di Miyuki, di perline galvanizzate, eccetera eccetera, quindi comunque ha anche un costo questo braccialetto. Le parti terminali sono placate argento, senza nickel, piombo e cadmio, quindi che va bene proprio per me che sono allergica. E io ho scelto di mettere dei cuoricini, in questo caso argento come le Delica, non nero ma argento, e questo è ematite, è un cuoricino in ematite, quindi porta anche bene. E avete bisogno di un chiodino, in questo caso io lo metterò in acciaio inox, e va bene con la testa pallina più carina. Se ce l'hai un chiodino a T, cioè con la testa schiacciata, va bene lo stesso. Quello che devi fare è inserire semplicemente, in questo caso il cuoricino, tu puoi avere una perlina, puoi avere un qualsiasi cosa, un ciondolino qualsiasi, lo inserisco, poi con queste pinze coniche, partendo dall'inizio, lo tengo fermo, vedi? Aspetta che, ok. Lo tengo fermo nella parte centrale, il dito indice sopra, inizio a ruotare, apro, giro, ruoto, apro, giro e continuo a ruotare finché non arrivo al cuoricino. In questo caso lo sistemo e stringo ancora di più. E abbiamo fatto il nostro charms. Basterà semplicemente un anellino, che io vado a riprendere quello grandino, perché fa anche scenografia quello grande, non lo so, mi piace che sia grandino e non piccolino, ma tu ovviamente farai a tua scelta. Inserisco il mio charms, lo inserisco nel pezzettino di catenella che ho messo e chiudo. Ok,
Fatto questo, il nostro bracciale è bel che pronto. Aspettate che... Allora, agganciamolo. Eccolo qua. Il nostro braccialetto è finito. Spero che vi sia piaciuto. Poi qui ho diversificato, qui ho fatto degli incroci, qui ho messo delle altre perline, insomma sono sempre doppio foro anche queste. Insomma, spero che vi sia piaciuto realizzarlo con me, o perlomeno guardare questo video, che vi sia stato piacevole, ecco, che sia stato piacevole proprio. Eccolo qua. E ne ho altri, ma anzi, ecco. E poi ne vorrò fare altri con le pietrine rosse, pietrine con le perline rosse, rosso e oro. Adesso vediamo se ho rosso e oro o come vorrò farlo. E insomma, fatemi sapere se vi è piaciuto, ok? Ciao a tutti, a presto.